Welcome, dear friend. Hello, my friend. Good to be with you. Can you hear me okay? Hello, Fred. Oh, hello, Corrado. Hi. Very good to see you, my friend. Wonderful to see you. You're okay? I'm okay, thank you. Good, good. Oh, well, I'm glad. I want to first begin by thanking Corrado and Neva for their kindness in inviting me to be with you today. Prima di tutto vorrei ringraziare Corrado e Neva per la loro gentilezza di avermi invitato e di poter stare con voi questa sera. I'm so grateful that they allow me to be with you and to be of some small service and to see the faces of my old friends. Molto contento che mi abbiano consentito di stare con voi, di poter trascorrere del tempo con voi e di avere la gioia di vedere i volti di voi e di alcuni anche vecchi amici. So today I wanted to try and explore the power of the human heart, actually. And we know that it's really important for the heart to be open, but to be open isn't sufficient. E questa sera vorrei esplorare con voi il potere del cuore umano. Noi sappiamo che è importante essere aperti, ma non è sufficiente. And so we have to cultivate or develop the fullness of heart as well. Pertanto dobbiamo coltivare e sviluppare la pienezza del cuore allo stesso tempo. And I think that one of the things that helps us to develop the heart is actually our sorrow, our grief. E una delle cose che ci consente di sviluppare il nostro cuore, in realtà, è anche la nostra sofferenza, il nostro dolore. It tenderizes us like nothing else. Yeah. Ci rende più teneri, più di qualsiasi altra cosa. And there's so much grief now in our community and across the world. And so I really want to just start by reminding us of this grief. E c'è così tanto dolore, così tanta sofferenza intorno a noi che io vorrei cominciare proprio ricordando ad ognuno di noi proprio questo dolore. And sometimes in conditions like those we have in the world now, we just don't want to go on. You know, we want normalcy again. We want everything the way it was. We don't want to be with the changes that are in front of us. In periodi come questi noi semplicemente non vogliamo più che questa cosa continui, noi vogliamo tornare alla normalità, vogliamo che questa cosa così diversa finisca. Particularly when we've experienced a lot of grief, and that grief may be about the loss of people we love or friends who are sick, but it also is the loss of a certain kind of independence and identity and purposefulness. These are losses as well. E potremmo soffrire di queste perdite, potrebbe essere la perdita di persone care, ma potrebbe anche essere la perdita delle nostre quotidianità, anche queste sono perdite. So I want to start with a poem by an American poet. Her name is Ellen Bass. Vorrei cominciare con una poesia di una poetessa americana che si chiama Ellen Bass. And I'll read through the whole poem. Yes, okay. I'll read through the whole poem and then Neva can read it in Italian. And it's called The Thing Is. The thing is to love life, to love it even when you have no stomach for it. And everything you held dear crumbles like burnt paper in your hands, and your throat is filled with the silt of it. When the grief sits with you, its tropical heat thickening the air, heavy as water, more fit for gills than for lungs. When grief weights you down like your flesh, only more of it, the obesity of grief. And you think, how can a body withstand this? Then you hold life like a face. No charming smile, no violet eyes. And you say, yes, I will take you.
I will take you. Ok, Neva. E questa poesia di Ellen Bass, la cosa è amare la vita, amarla quando non hai lo stomaco per questa e tutto ciò che ti è caro si sbriciola come carta bruciata tra le mani. La tua gola si è riempita di limo. Quando il dolore si siede con te, il suo calore tropicale addensa l'aria, pesante come l'acqua, più adatta alle branchie che ai polmoni. Quando il dolore ti appesantisce come la tua stessa carne, solo di più l'obesità di dolore, pensi. Come può un corpo resistere a questo? Allora tieni la vita come un volto tra i palmi delle mani, un semplice viso, nessun sorriso affascinante, niente occhi viola. E tu dici sì, ti prenderò, ti prenderò. I think this is our work, to keep choosing life, to choose life as it is and meet it with our full hearts. Credo che questo sia proprio il nostro lavoro, di prendere la vita così com'è, incontrarla così com'è con tutto il nostro cuore. Yeah. You know, in these days, I've been reflecting on another epidemic that I lived through and worked in, the AIDS epidemic. E in questi giorni ricordavo un'altra pandemia che ho vissuto, che era la pandemia dell'AIDS. And when I was working with men and women with AIDS, sometimes 30 or 40 people that I knew died in a single week. E molte persone sono morte in un solo weekend quando io mi prendevo cura di loro. And the grief was overwhelming at times. Il dolore era sopraffacente. So I did 3 things that helped me, and maybe some version of them can help you. E ho fatto 3 cose che mi aiutarono e probabilmente qualcosa di queste può aiutare anche voi. The first thing I did was return to my meditation cushion to stabilize and metabolize the suffering that I was witnessing. La prima cosa che feci fu tornare al mio cuscino di meditazione per poter metabolizzare questa sofferenza che stavo affrontando. In times like this, our normal coping strategies, to have a glass of wine, to watch a television show, they're not sufficient to help us integrate the suffering that we are all bearing witness to. In momenti di dolore così forte, le nostre strategie, come bere un bicchiere di vino o rilassarci, non funzionano, non possono funzionare. The second thing I did was I went to the hospital where I knew the nurses, and I went to the maternity ward. E la seconda cosa che feci, andai nell'ospedale e andai al reparto maternità. And there were babies that were born to mothers who were addicted to alcohol and to crack cocaine. E lì vi erano madri che erano drogate, drogate con questi bimbi. And before I would go home to my own children, I would sit in a rocking chair and I would rock these babies. E prima di tornare a casa dai miei stessi figli, mi sedetti sulla sedia a dondolo e dondolai con questo bimbo, con questi bimbi tra le braccia. And their whole bodies would shake in tremors. E tutto il corpo tremava. And I would do my best to stroke their throats and touch their chests and bellies. And after some time, their bodies could relax. E io facevo del mio meglio per rilassare il loro corpo, gli accarezzavo la gola, gli accarezzavo il petto e sentivo che gradualmente il loro stesso corpo si rilassava. And this was very helpful to me because I could soothe their suffering. And sometimes when I was working with the men and women with AIDS, I couldn't alleviate their suffering. E questo mi faceva molto bene a me, si prendeva cura proprio del mio dolore, perché delle volte mentre mi prendevo cura di persone ammalate di AIDS, proprio non potevo resistere a tutto quel dolore. So the second thing that helped me was to
was service, to express my generosity, the parami, the perfection of generosity. E quindi la seconda cosa, scusate, che mi aiutava era proprio il servizio, poter esprimere la mia generosità, poter donare. We could all do that now. We can do that with our neighbors and friends and family. E tutti noi possiamo fare questo con i nostri vicini, con i nostri amici, con i nostri parenti. But there was another thing that I did, which is that I went every week for some body works, for some massage. E c'era un'altra cosa che facevo, andavo ogni settimana a fare un lavoro nel corpo, per esempio un massaggio. And when I went to the practitioner, he would ask me a question, where today, Frank? Excuse me, could you say it again? The practitioner would ask me, where should I touch you today? Ah, yes, e la persona che mi faceva il massaggio o quant'altro mi domandava dove vuoi che io ti tratto oggi? And I would say, just here on my chest. Huh? And he'd put his hand very gently on my chest, and he wouldn't move it for 1 hour. E io gli dicevo qui sul mio petto e lui posò la mano sul mio petto e non la spostò da lì per un'ora. And I would cry and weep from my grief for 1 hour. E durante quel tempo io piangevo, singhiozzavo per tutto questo dolore per l'intera ora. And so there was something about the relational quality of one human heart touching another human heart that was really important. Ed era proprio una cosa molto toccante, un altro essere umano che toccava un altro essere umano. E questo era molto importante. He wasn't trying to take away my suffering. He was willing to be with my suffering. Non That helped me. Non stava tentando di togliermi la sofferenza, ma era disposto a stare con la sofferenza, con me. You know, in these days when we can't hold each other and give each other hugs, it's very difficult for us. In questi giorni in cui non possiamo abbracciarci a vicenda, è molto difficile. So I've been doing a very simple practice many times a day. You can do it with me now even. You put your Ho hand fatto gently. questa cosa durante il giorno tante volte, lo potete fare così anche voi adesso con me. Mettete la vostra mano And you put your hand on your heart and you say silently to yourself, I choose love. I choose love. la appoggiate sul vostro cuore e vi ripetete con gentilezza: scelgo per l'amore, scelgo l'amore. It's not sentimental. It's calling upon the deepest strength that we have in us. I choose love. I choose love. Non è nulla di sentimentale, è proprio un ricorrere alla scelta che c'è in noi, la possibilità di scegliere per l'amore. So maybe during this talk, we can do that for ourselves a few times. There's something about the physical touch and the reminder of our this deep, boundless quality of love, which is essential to making our way through these difficult times. Possiamo durante il discorso toccare il nostro cuore e avere così la percezione di questa possibilità senza confini di amore che dimora in ognuno di noi. You know, for many years, I kept a quote from a mentor of mine, Carl Rogers, above my desk. E per molti anni io ho avuto la citazione di un mio mentore, Carl Rogers, proprio sopra la mia scrivania. I'm sure that Corrado knew him. He was a gentle spirit, a wonderful humanitarian and psychologist. Sono sicuro che Corrado lo conosce, egli era un ottimo psicoterapeuta di enorme umanità. He wrote this: before every session, I take a moment to remember my humanity. No experience that this woman, this man has had, there is no experience this woman or this man has had that I cannot share with him. No fear that I cannot understand. No suffering I cannot care about, because I too am human. And no matter how deep the wound, he does not need to be ashamed in front of me.
I too am vulnerable. And because of this, I am enough. And whatever story, she no longer needs to be alone with it. And this is what will allow the healing to begin. Neva? Di ogni incontro mi prendo un momento per ricordare la mia umanità. Non c'è esperienza che questa donna, che questo uomo abbia, che io non possa condividere con lei o con lui. Nessuna paura che non possa capire, nessuna sofferenza di cui non mi possa prendere cura, perché anche io sono umano. Non importa quanto sia profonda la sua ferita, non ha bisogno di vergognarsi di fronte a me. Anche io sono vulnerabile e per questo sono abbastanza. Qualunque sia la sua storia, non ha più bisogno di stare da sola o da solo con essa. Questo è ciò che permetterà alla sua guarigione di iniziare. Because we are human, we are enough. Siccome siamo esseri umani, siamo abbastanza. Maybe this wisdom guide me today as I speak with you. Because honestly, as I sit here, it's hard to imagine how I can be helpful in the face of the devastating suffering we've all been witnessing. E può darsi che questa lettura proprio mi sia di ispirazione, perché è difficile immaginare come posso essere di aiuto in questo momento che siamo stati così tutti quanti testimoni di così tanto dolore. Honestly, I don't know. I don't know how I can be of help. Onestamente non so in che modo io possa essere di aiuto. Most of you know that I suffered some strokes a few months ago. And so as a result, I've lost many of my cognitive capacities and I can't always remember and information isn't always accessible to me. Come molti di voi sanno, alcuni mesi fa io ho avuto una serie di ictus e questo ha lasciato un segno nelle mie capacità conoscitive e alcune cose sono molto difficili e anche la stessa memoria non è sempre garantita. So because my brain doesn't always work so well, I have to trust my heart to be a reliable guide today. E poiché appunto il mio cervello non funziona poi sempre così bene, io devo affidarmi al mio cuore oggi. So we want to talk about the opening and the cultivation of the human heart. E pertanto voglio parlare dell'apertura e della coltivazione del cuore umano. So to be open means to be open to all of the heart's experiences, all of its emotions and affects and moods, all of the beauty and difficulty. E nel cuore abbiamo tutte le possibilità di bellezze, di apertura e tutto ciò che accade. If we cut ourselves off from any experience, we close the heart. Ma se noi ci chiudiamo il nostro cuore a tutte queste esperienze, questo chiude il nostro cuore. So we want to allow ourselves to feel completely and deeply. We cannot be free if we are rejecting any part of our experience. Non possiamo essere liberi se noi rifiutiamo qualsiasi genere, certi generi di esperienze. I look at my friend Corrado here and I realize, it's the heart that makes us human. He's always reminded us of that. Guardo adesso il nostro amico Corrado e vedo che è proprio il nostro cuore che ci rende umani e lui ha sempre questo ricordato a tutti noi. So we have to be open to the content of the heart, to what we're feeling these days. Maybe love and tenderness, and also anger and sadness and fear, or sometimes numbness. Ed è per questo che noi dobbiamo essere aperti e ricettivi a tutte le manifestazioni che si presentano davanti al nostro cuore. Può essere amore e tenerezza, ma può essere rabbia e paura. So we have to be open to the range of the heart's experience. Ma noi dobbiamo essere aperti al raggio di tutte le esperienze del cuore. And to be open to the range of experience of other people's hearts as well.
ed essere aperti all'ampiezza di esperienze del cuore anche delle altre persone. That's really important in our present situation. You know, when we can be aware of our own and others' uncertainty and loneliness and fear, it gives us the opportunity for the heart to respond, hopefully skillfully. E se siamo disposti ad aprirci all'altri, alla loro paura, alla loro solitudine, questo ci dà la possibilità di rispondere, speriamo di riuscire a rispondere a queste loro necessità. And the other level of this openness, to me at least, is to be able to be aware and feel our emotions without becoming over-identified with them. Un altro livello, secondo me, importante è quello di essere in grado di essere consapevoli e aperti alle emozioni senza per questo identificarci troppo con esse. And we feel them, but not be completely limited by them. Ossia le sentiamo senza essere completamente limitati da esse. Identification, it sort of traps us in a particular identity. We become a certain somebody, and that doesn't allow the heart to be completely open. E l'identificazione non ci consente di essere completamente aperti perché ci restringe a ciò a cui ci siamo identificati. So we need this openness of heart, but also we have to cultivate the fullness of heart. Pertanto noi ci apriamo, ci coltiviamo questa apertura del cuore, ma anche alla pienezza del cuore. And this means to include, but go beyond the emotional realm and the personal heart, to come to know what I think of as the spiritual heart or the essential heart. E questo significa riuscire ad andare anche oltre al cuore individuale, arrivare a contattare il cuore spirituale, l'essenziale del cuore, l'essenzialità del cuore. You see, our normal relational love, the love that we experience between our friends and family, this is a kind of doorway. Vedete, le esperienze d'amore che abbiamo dei nostri cari, con i nostri parenti, sono come delle porte che ci consentono di entrare. It's a kind of doorway to a more universal love, to the merging, unitive nature of reality. Queste porte ci consentono di entrare in uno spazio di amore universale dove c'è più coesione, unità. You know how it is when you love your children or grandchildren or your pets or a moment in nature, you can feel the heart starting to expand. It just naturally gets more spacious. Quando senti questa apertura, questa pienezza, molto naturalmente diventi più spazioso. You remember when you first fell in love? Vi ricordate la prima volta che vi siete innamorati? How everything looked beautiful? Sembrava tutto bellissimo. That's the heart's expansion, yeah? Questo è come il cuore può fare esperienza. And so the heart can expand in such a way that it can embrace whatever it comes into contact with. E il cuore può espandersi talmente tanto che può essere in grado di abbracciare qualsiasi cosa si manifesti. Even if that person or that aspect of ourselves seems completely unlovable. Anche se quella persona o quegli aspetti di noi stessi ci appaiono del tutto non amabili. And so, what's your experience of the openness of heart now? What's coming forward in you as I speak, you know? In questo momento, mentre parlo, qual è la vostra esperienza dell'apertura del cuore? Crises like the one we're in the midst of, it brings forward the whole human condition, the best of us and the worst of us. Vedete, le crisi possono veramente portare a galla il meglio di noi, ma anche il peggio di noi. So, at least in my experience, this openness, open-heartedness requires a kind of vulnerability. Nella mia esperienza, questa apertura del cuore richiede la vulnerabilità. And this vulnerability, for me, is the most beautiful human quality. E io ritengo che questa vulnerabilità sia la più bella qualità umana.
It's the invitation to feel everything, to come into contact with this strange, beautiful, horrible, and perfectly ordinary thing we call life. È proprio la predisposizione, la disponibilità ad entrare in contatto con qualsiasi cosa, dalla più bella alla più orribile. It's what allows the beauty and the horror of this world to impress itself on our souls, on our consciousness. È ciò che consente alla bellezza, ma anche all'orrore della vita, di manifestarsi e di essere accolto da noi. And this vulnerability, it requires courage. Questa vulnerabilità richiede coraggio. And courage for me is the heart's answer when fear speaks. E secondo me il coraggio è la risposta del cuore quando la paura parla. It's this courage of heart, really. It emerges for me when the strength in my belly emerges up into my heart. And what it allows for is the ability to meet whatever comes. E questo consente proprio che io possa incontrare qualsiasi cosa si manifesti. To be fearless. And this doesn't mean to not have fear. It means to meet everything, including the fear. Quindi essere senza paura non significa non avere paura, significa essere disposti ad incontrare anche la stessa paura. You know, in the old text, it talks about the great bodhisattvas, yeah? And these were beings who had the fortitude to stand with suffering that might bring the rest of us to our knees. E nelle scritture si parla della figura del bodhisattva che aveva una tale capacità di accogliere, hanno una tale capacità di accogliere il dolore, anche quel dolore che a noi ci piegherebbe in due. It's not that they didn't have fear, it's that they were willing to hold the fear, to come to know it and to learn from it and be transformed by it. E questo non significa che non avessero paura, anzi, avevano paura, ma erano disponibili, erano disposti ad accoglierla e ad essere trasformati da questa paura. So this fear, when we go toward it, it becomes a catalyst, a doorway to compassion and a pathway to transformation. E quindi questa paura, quando è accolta, diventa un sentiero di trasformazione. Ordinary people put this kind of courageous presence into practice in small and beautiful ways every single day. E le persone coraggiose praticano questa modalità in tanti piccoli ma meravigliosi modi. I know a woman, her name was Tracy, and not long ago, she had the kind of courage to sit with her mother as her mother was dying, holding her newborn infant, knowing this infant would never know her mother. E ho una mia amica, Tracy, che tempo fa teneva la mano a sua madre che era in fin di vita e nello stesso tempo teneva tra le braccia il suo bimbo neonato, sapendo che non avrebbe mai conosciuto sua nonna. Or a courageous man I knew, Jackson, who went to a maximum security prison to meet the man who had murdered his mother. E io conosco Jackson, un mio amico che andò in prigione a incontrare l'assassino che aveva ucciso sua madre. Or another man who, when I was teaching a meditation retreat, he let his body tremble and shake for 3 days as he began to re-experience the sexual traumas from his childhood. E un'altra persona durante un ritiro concesse al suo corpo di tremare per giorni perché durante il ritiro riemerse con forza il ricordo di un abuso sessuale. This is ordinary people meeting fear with courage. Questi sono esempi di persone ordinarie che hanno incontrato la paura con coraggio. There's a man I know, he works in a big medical center. He's a nursing assistant. Julio is his name. E conosco un infermiere che si chiama Julio che lavora nel reparto di emergenza. And when there's a code, they call it, Neva, in a hospital, when they try to
save somebody who's died, and they cut open his chest and they do CPR. E quando c'è un caso di emergenza, quando per esempio ha definito questa cosa un codo, quando c'è una persona che pur di farla vivere cercano di aprirgli il torace per farlo respirare. His job is to go into the room and clean up the room when all the doctors have left. E il suo lavoro è quello di andare nella stanza dove questa operazione a cuore aperto è stata fatta e pulire la stanza. And he has so much heart and courage. He walks over to the person who's died, who's on his gurney, and he leans over and he whispers in their ear, "You've died." E lui è così coraggioso che quando entra nella stanza dove magari la persona è mancata, gli va vicino e gli sussurra nell'orecchio, sei morto. And then he says, "It's okay. I'm going to clean up the mess in the room, and then I'm going to bathe you and try to wash away all dust and confusion." Ma va bene così, io cercherò di ripulire tutta la stanza e poi ti sistemerò, cercherò di pulirti da tutto il tuo dolore e dalla tua confusione. The nursing supervisor puts her head in the room and she says, "We need the room, hurry up," E gli infermieri entrano e gli dicono, spicciati a pulire qua, ci serve la stanza. But the other nurses, they understand that Julio is doing sacred work, and so they protect him. Ma altri infermieri, altre infermiere sanno che Julio sta facendo un lavoro sacro e quindi lo proteggono. Oh my. The willingness to be open to the content of our hearts. This is an expression of courage. La disponibilità di essere aperti ai contenuti del nostro cuore, questa è un'espressione di coraggio. Oh. Even if we have been badly damaged in our life, we can contribute to our own healing and the healing of others. Anche se siamo stati oggetto di tanta sofferenza, noi possiamo contribuire alla guarigione nostra e degli altri. Many of you know I had a difficult childhood. E molti di voi sanno che io ho avuto un'infanzia difficile. And I worked for a while in a school for children who were severely disabled. E per diverso tempo ho lavorato in una scuola con bambini che erano gravemente disabili. I was the swimming teacher. Io ero l'insegnante di nuoto. And there was one young girl whose body was very distorted from a birth defect. E c'era un bambino che era un giovane ragazzo che era molto toccato nel suo corpo da una malattia. And I tried to persuade her to come swimming, but she was too self-conscious. Sì, era una ragazza e io cercavo di convincerla a nuotare, ma lei era troppo consapevole di questo corpo così segnato. But every day I tried to hold a mirror. I tried to reflect to her intelligence and her strength and her sense of adventure. E io ogni giorno le facevo da specchio e le facevo vedere la sua forza, il suo coraggio, la sua intelligenza. And her beauty. La sua bellezza. And one day I was in the pool and she came out in her wheelchair in a blue turquoise bathing suit and she wiggled her legs onto the side of the pool, called me over and then jumped into my arms like a 7-year-old. Che bello. E un giorno venne con la sua carrozzella, con un suo costume rimediato, mi fece segno, arrivò fino al bordo della piscina, mi fece segno e si buttò tra le mie braccia come una bambina di 7 anni. Sometimes when people feel they are beyond love, you can't just tell them they're loved, but you can show them that they are loved. Quando le persone pensano di essere oltre l'amore, tu non gli devi convincere che sono amabili, ma gli devi mostrare amore. You see, in the horror of my own suffering as a teenager, I'd always held out the hope that somebody would come and rescue me, that love would come and rescue me. Quando ero giovane e adolescente, alcune persone venivano e cercavano di salvarmi attraverso il loro amore.
But it never came. Speravo che qualcuno venisse, scusate, a salvarmi col loro amore, ma queste persone non sono mai venute. But working with these children, I understood something. I realized that it wasn't so much that love was going to come and save me, that it was coming toward me. Just the opposite. It was that love was going to come through me. And when I offered acts of kindness, it came from me, not to me. E quello che ho scoperto, prendendomi cura di questi bambini in questa scuola, che non aveva senso aspettare che l'amore venisse, ma aveva piuttosto senso di lasciare di essere attraversato dall'amore e di essere capace di dare, di donare amore. Like, there was a guy in our hospice, he had very bad stomach cancer and he was in a lot of pain. E nell'hospice dove sono stato a lungo c'era questa persona che aveva un terribile cancro allo stomaco e soffriva molto. He wanted to learn how to meditate with his pain. E voleva però imparare a meditare, come meditare con questo dolore. So I started with the stereotypical instructions we give to turn our attention toward the sensation. E ho cominciato a condurlo con la classica meditazione, porta l'attenzione alle tue sensazioni. It was too much for him. He started to scream. Ma era troppo, cominciò a urlare. I said, let's try something else. And I put my hands close to his belly. I said, how's that? E quindi He ho said, detto, terrible, terrible. proviamo un'altra cosa. Misi le mie mani intorno al suo stomaco e gli disse, questo com'è? Lui disse, terribile, terribile. So I pulled my hands further away. I said, how's that? And he said, still terrible. E allora mi sono continuato a mettere le mani più spaziose. Lui ha detto, no, ancora terribile. Then I pulled my hands very far away and I said, how's that? And he said, oh, that's lovely. E poi allora ho allontanato ulteriormente le mani da lui e gli ho detto, ma ora com'è? E lui ha detto, amabile, piacevole, gradevole. I wasn't doing anything special, no California energy work. Non stavo facendo niente di speciale, non c'era nessuna particolare energia californiana all'opera. We were just making space for the pain. Semplicemente stavo generando lo spazio per il dolore. Whatever we can give space to can move. E dando questo spazio noi possiamo spostarci. I said to him, can you just rest there? E io gli dissi, adesso puoi riposare in questo spazio? And he said, from his mouth, he said, rest in love, rest in love. E lui, proprio lui disse, riposare nell'amore, riposare nell'amore. I choose love, I choose love. Io scelgo l'amore, io scelgo l'amore. So how do we cultivate the fullness of heart? Come coltiviamo la pienezza del cuore? You know, we know in our practice we have the four Brahmaviharas, the four immeasurables, the four sublime states. E noi sappiamo che nella pratica abbiamo i 4 Brahmavihara, i 4 stati incommensurabili, gli stati sublimi. Metta or loving kindness, karuna or compassion, mudita or appreciative joy, upekkha or equanimity. Abbiamo la metta, la gentilezza amorevole, la karuna, la compassione, la mudita, la gioia compartecipe e apprezzante, e poi abbiamo upekkha, l'equanimità. And I think of these as 4 flavors of love. Io penso a queste come a 4 sapori dell'amore. And they are the most powerful human qualities of our nature. E sono le qualità più potenti della nostra natura. They're much more than emotional states, and we cultivate our contact with them by noticing what obscures their presence. Sono molto di più di stati emotivi, sono qualcosa che possiamo scoprire meglio proprio osservando cosa le oscura, cosa le sta oscurando. So loving kindness, we know, it allows us to transform the sense of separation
and alienation into love. La gentilezza amorevole ci aiuta ad accogliere il senso di separazione e alienazione e a trasformarlo in amore. And it's the basis, the foundation of all four. E questo è la base, il fondamento di tutte le quattro. Sometimes we talk about it like a mother's love or a grandmother's love. Alle volte si parla dell'amore della madre oppure dell'amore della nonna, per capire. I always say love is the fuel for this journey through life. Io sempre dico che l'amore è il combustibile per questo viaggio di attraversare la vita. And it doesn't concern itself whether or not the person is deserving of our love. Love is not a gated community. Non è una cosa che decide se se siamo degni o meno di averlo. Now the next two are applications of that love. E le prossime due sono l'applicazione di questo amore. So when love encounters positive experiences, it wants them to continue. That's appreciative joy. Quando l'amore incontra esperienze positive e desidera che queste esperienze si continuino, questa è la gioia che apprezza. And when that love or goodwill encounters suffering, it wants that suffering to stop. E quando questo amore incontra la sofferenza, vuole che la sofferenza finisca. Now, upekkha or equanimity, it has a different role to play. E mentre upekkha, l'equanimità, gioca un ruolo diverso. It's a support and the protector of the other three. Essa esercita il ruolo di sostegno e di protezione delle altre tre. So, for example, compassion, when you encounter suffering that you can't stop, no matter how much you try, equanimity provides a kind of balance that allows you to stay with the suffering and to channel your energies in a way that's helpful and doesn't create more harm. Ad esempio, se incontriamo un dolore molto forte che ci rendiamo che è sovraffacente, ci rendiamo conto che è sovraffacente, l'equanimità ci consente di accoglierlo senza esserne travolti. Equanimity purifies loving kindness. It helps us to love with impartiality. E nello stesso modo l'equanimità porta imparzialità nella gentilezza amorevole. And equanimity imbues joy with a capacity for balance that allows it to endure. E nello stesso modo l'equanimità porta alla gioia un equilibrio che la rende più capace di continuità. Yeah.